In questo video vi porteremo in un walking tour a 360 gradi per le vie della città di Tübingen, in Germania. Vi racconteremo inoltre alcune curiosità storiche che vi faranno innamorare di questa incantevole cittadina. Immagina una città dove il tempo sembra essersi fermato al Medioevo, con le sue case a graticcio, ma che nasconde l'anima più giovane e ribelle di tutta la Germania. Tübingen, Tubinga in italiano, non è solo una classica città universitaria, è un luogo dove la storia della scienza, la letteratura e bizzarre tradizioni studentesche si intrecciano in modo unico. Ecco alcune curiosità storiche e turistiche che te la faranno vedere con occhi diversi. A differenza di molte città tedesche vicine, come Stoccarda, il centro storico di Tübingen è quasi completamente originale e intatto. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la città non aveva industrie pesanti e serviva principalmente come città-ospedale. Per questo motivo fu risparmiata dai bombardamenti a tappeto, permettendo ai turisti oggi di camminare in un autentico borgo medievale e non in una ricostruzione. Sulla facciata del magnifico municipio, il Rathaus, si trova un orologio astronomico del 1511, che è un capolavoro di ingegneria. Oltre all'ora, l'orologio mostra la posizione del Sole nello zodiaco e le fasi lunari. La cosa curiosa è che durante i restauri si è scoperto che il meccanismo è ancora incredibilmente preciso nonostante i suoi 500 anni. Di notte, il municipio illuminato è una delle viste più suggestive della città. Nonostante l'architettura del XV secolo, Tübingen vanta l'età media più bassa di quasi tutta la Germania, spesso sotto i 40 anni. Questo crea un contrasto affascinante. Vedrai edifici antichi ospitare caffè vegani ultramoderni, negozi di vinili e start-up tecnologiche. Circa un abitante su 3 è uno studente o lavora per l'università, rendendo la vita notturna molto più vivace di quanto ci si aspetterebbe da un borgo medievale. Uno degli edifici più fotografati sul fiume Neckar è una torre gialla con un tetto a punta. Qui visse per 36 anni il famoso poeta Friedrich Hölderlin. Hölderlin era considerato pazzo e fu affidato alle cure di un falegname locale, Ernst Zimmer, che lo ospitò nella torre. Divenne una sorta di attrazione turistica già all'epoca. Studenti e intellettuali venivano a visitare il poeta pazzo nella torre, che spesso rispondeva in modo criptico o si inventava titoli nobiliari per se stesso. Tübingen ha la sua versione delle gondole veneziane chiamate Stockerkahn. Sono barche a fondo piatto manovrate con un lungo palo, lo Stocker. Ogni anno si tiene la Stockerkahn-Rennen, una gara sfrenata intorno all'isola del fiume Neckar. La squadra che vince ottiene un barrile di birra, ma la vera attrazione è la penitenza per chi arriva ultimo. Ogni membro della squadra perdente deve bere mezzo litro di olio di fegato di merluzzo davanti a tutti. Pochi sanno che la scoperta che ha cambiato la biologia moderna è avvenuta nella cucina del castello della città, lo Schloss Hohenthübingen. Nel 1869, il biochimico svizzero Friedrich Mischer, lavorando in un laboratorio ricavato nelle ex cucine del castello, isolò per la prima volta una sostanza che chiamò nucleina. Non sapeva ancora di aver appena scoperto il DNA. Tu conoscevi questo posto? Facci sapere nei commenti cosa ne pensi. Non dimenticare di seguirci per altri video dei luoghi che visitiamo lungo il nostro viaggio alla scoperta dell'Europa.